Hi, and welcome back to my YouTube channel. I'm Susanna, native Italian teacher, and I've been teaching Italian to foreigners since 2014. Do you know how to use correctly in Italian the preposition tra? Watch this video and you will learn 5 things to know about the Italian preposition tra. I'm going to explain this in Italian, but don't worry, you can find useful subtitles to understand everything I say. Let's start this video. 5 things to know about the preposition tra in Italian. Cos'è? Tra è una preposizione semplice. Le preposizioni semplici in italiano sono di, a, da, in, per, con, su, tra, fra. Le preposizioni sono degli elementi invariabili del discorso che servono a creare un legame, un rapporto tra parole e frasi. Ogni preposizione ha diversi utilizzi. Tra poco scopriremo gli usi della preposizione tra. La sua gemella. Lo sapete che tra ha una preposizione gemella? Fra è infatti intercambiabile con tra. Anche fra è una preposizione semplice e può essere utilizzata in tutti i contesti in cui viene utilizzata la preposizione tra. Anche se in italiano si tende a evitare la creazione di suoni simili vicini. Ad esempio, è sgradevole sentire tra treni o fra fratelli. In questi casi è consigliato utilizzare la preposizione equivalente ma con suono differente. Fra treni, tra fratelli. L'origine. Se mi seguite da un po' di tempo, anche sugli altri social networks, saprete che adoro scoprire e insegnare l'origine delle parole. Capire da dove nasce un termine può essere molto utile per capirne il comportamento e gli utilizzi. La preposizione italiana tra deriva dal latino intra, che significava dentro, in mezzo. La sua preposizione equivalente, fra, deriva invece dal latino infra, con il significato di sotto, al di sotto. Nel passaggio dalla lingua latina a quella italiana si è però perso questo significato originario e oggi, come abbiamo già detto, fra è a tutti gli effetti utilizzata come sinonimo di tra. Gli usi. Scopriamo adesso quando si può e si deve utilizzare la preposizione tra in italiano. Ricordate che potete sostituire fra alla preposizione tra in tutti gli utilizzi che andremo a vedere. Posizione. Vuoi sederti tra mamma e papà? Movimento attraverso qualcosa o qualcuno.
Per raggiungerti sono passato tra la folla. Distanza. Se non ricordo male, dovrebbe esserci una farmacia tra circa 2 chilometri. Relazione. Tra di loro non scorre buon sangue. Intervallo di tempo. Dorme sempre tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Tempo futuro. Veloce! Gli ospiti arriveranno tra un quarto d'ora. Partitivo. Tra tutte queste persone, tu sei stato l'unico a credermi. Curiosità. Vediamo ora alcune curiosità o particolarità legate alla preposizione tra. Lo sapete che se la preposizione tra è seguita da un pronome personale, potete scegliere se utilizzare la preposizione di? Mi raccomando, non dirlo a nessuno, deve rimanere tra noi. È equivalente a mi raccomando, non dirlo a nessuno, deve rimanere tra di noi. Lo sapete che tra può introdurre una scelta? Uffa, sono indecisa tra il maglione verde bottiglia o quello argento. È equivalente alla frase uffa, sono indecisa se scegliere il maglione verde bottiglia o quello argento. Lo sapete che tra può creare delle locuzioni avverbiali che esprimono tempo? Queste locuzioni sono tra poco, tra breve, tra non molto. Fatemi sapere nei commenti se conoscete il loro significato. Per finire, è presente nell'espressione tra l'altro, che significa tra le altre cose, per di più, oltretutto. Sì, sono andata al mare con i miei amici domenica. Ah, tra l'altro, mi sono dimenticata di dirti che Anna ti saluta. Ecco qui, you've just learned 5 things to know about the Italian preposition tra. Well, more than 5, don't you think? Was this video interesting for you? Did you already know all these features of the Italian preposition tra? Please let me know in the comments. And if you haven't done it yet, subscribe to my channel. And yes, likes and comments are highly appreciated. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!